Ciao amici, benvenuti in Cucina con Mauro. Oggi vediamo come preparare la pasta col sugo di verdure. Vediamo gli ingredienti: 800 g di pomodori, 350 g di zucchine, 500 g di peperoni, una cipolla e un peperoncino al gusto. Se volete lo mettete, se no non lo mettete. Olio, sale e pepe se volete. Andiamo alla preparazione. Prendiamo un pentolino con dell'acqua, la facciamo scaldare per sbollentare i pomodori per togliere la pelle. Prendiamo il pomodoro, facciamo un'incisione a questa parte così, 1 e 1, 2. Facciamo la parte, facciamo così con tutti gli altri, 1 e 1, 2. Nel frattempo abbiamo preparato 2 contenitori, quello trasparente con dell'acqua fredda, quello bianco vuoto. Ecco che l'acqua sta bollendo, andiamo a mettere il pomodoro. Andiamo a farli cuocere. Ecco che i nostri pomodori sono pronti. Per il tempo di cottura io guardo quando praticamente si apre così è pronto. E lo mettiamo dentro l'acqua fredda. Andiamo a prendere anche tutti gli altri. Adesso andiamo a togliere la pelle, così che viene via subito. In questo modo togliamo tutto e lo mettiamo dentro qua, che dopo andiamo a spinuzzarlo. La pelle si può fare seccare e fare la polvere di pomodoro, tanto non si butta via. Adesso andiamo a tagliarli. Vediamo come tagliamo i pomodori solitamente con la pelle, cioè io li taglio così, una parte, 1, 2, ok, facciamo un altro, tanto è molto semplice la cosa. Quindi dentro sono rimasti ancora belli sodi. Andiamo avanti con tutti gli altri. Iniziamo a mettere un po' di sale. Mettiamo un po' di pepe. E un po' di olio. Mescoliamo il tutto. Lasciamo da parte coperto con un piatto. Adesso andiamo a asciugare il mio lavoro, che è bagnato con i pomodori, e poi andiamo avanti con le altre verdure. Ok, a posto. Iniziamo con tagliare il peperone, la parte interna, togliamo, poi togliamo la parte bianca, adesso lo tagliamo così, così, qua tagliamo via così, io uso questo, ma usate un coltello piccolino, quelli da cucina normale, che va bene. Adesso tagliamo strisce e poi cubettini, così cuoce prima e a me piace di più. Vabbè, voi tagliatelo come più vi piace. Ecco, più o meno così. Faccio tutti i peperoni e poi passiamo al prossimo ingrediente. Adesso andiamo a tagliare la cipolla. Via la parte questa qua, la taglio a metà, tolgo prima la pellicina sopra. Queste sono cipolle di Tropea, molto dolci, buone,
Se trovate, prendetela che ne vale la pena. E adesso andiamo a tagliarle. Ok, uno, e una, due. Adesso prendiamo una pentola, iniziamo a far soffriggere la cipolla e dopo mettiamo i peperoni. La zucchina la tagliamo mentre vanno il peperone, che ci vuole una mezz'oretta più o meno di cottura. Prendiamo la padella, mettiamo l'olio, 2 giri, 2-3 cucchiai, mettiamo la cipolla. Facciamo soffriggere. Ecco che ho fatto soffriggere la cipolla per 1 minuto, andiamo a mettere i peperoni. Dobbiamo mettere il sale e un po' di pepe. Mettiamo il sale. Dopo alla fine dovremo assaggiare se manca il sale o meno. Il pepe. E non per ultimo il peperoncino. Diamo una bella mescolata. Ok, facciamo andare. Intanto adesso tagliamo le zucchine. Comunque utilizziamo la stessa contenitore dei peperoni e i pomodori. Ecco che l'ho spostato al fornello. Andiamo a cuocere a fuoco medio. Ogni tanto andate a mescolare. E adesso andiamo a tagliare le zucchine. Facciamo i 2 estremi, uno e 2. Ne taglio a metà che è molto lunga. Ho dato un pezzettino, tanto poi alla fine è tutto uguale. Facciamo la base e poi andiamo a tagliare a fette. Ok. Poi vediamo un pezzo, tiriamo ancora strisce. E poi a cubettini come i peperoni. Andiamo a fare così con tutta la zucchina. Ecco che i peperoni sono stati arrostiti, sono andati 20 minuti, mettiamo i pomodori. Facciamo andare per altri 20 minuti. Ecco che sono passati 20 minuti, mettiamo le zucchine. E mettiamo un po' di sale. Diamo fino a cottura altri 20 minuti. Se c'è bisogno mettiamo un pochettino di acqua dentro. Ecco che la pasta è pronta, andiamo a scolare direttamente in pentola. Andiamo a mescolare per bene. Ecco che la nostra pasta è pronta. Se volete si può mettere un po' di olio crudo. Eccolo qua, il nostro piatto di pasta è pronto. Se vi è piaciuta la ricetta lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e vi aspetto alla prossima video ricetta. Come al solito fate quel che volete. Ciao!